Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per la seconda parte di febbraio per quello che riguarda l'amore. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione ho lasciato il link di un video che spiega appunto come mettere insieme, come trarre vantaggio dalle letture collettive e come mettere insieme i messaggi dei tre oroscopi. Mostrami, cancro, tendenze energetiche affettive per i prossimi, wow, 2 carte. Abbiamo la giustizia e il giudizio. Cari amici del cancro, direi che il messaggio è abbastanza chiaro. Qui, arriva un qualche tipo di intervento divino, io direi perché sono 2 carte che fanno riferimento anche a quello, che in qualche modo, potrebbe far venire alla luce delle cose e, diciamo, dare quello che è una nuova visione, una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista, se vogliamo. Per qualcuno fa riferimento a un qualche tipo di crescita spirituale, il giudizio parla un po' di quello che è una chiamata, un risveglio, può essere una chiamata di tipo spirituale, una chiamata di tipo fisico, quindi proprio una telefonata, un'email. E la giustizia, nello specifico, fa riferimento a quello che è sì un qualche cosa da tagliare, da lasciare indietro, ma anche un qualche cosa che arriva, per giustizia divina. Andiamo a vedere nello specifico perché asso di spade. Allora, l'asso di spade, okay. Allora, asso di spade, 10 di coppe e un 10, 2 10 uno in fila all'altro, 10 di bastoni. E un asso. Quindi un nuovo inizio e 2 carte che fa riferimento alla chiusura di un ciclo. Vi faccio notare che anche il giudizio è una carta che ha 2 10, okay, quindi, c'è proprio quello, sento proprio che ci sarà un cambio vibrazionale, mi verrebbe quasi da dire, perché si parte da quello che è una sorta di, anche qui può rappresentare diverse cose l'asso di spade, o, parla di quello che è un qualche cosa che viene alla luce, come una qualche verità, che può essere una comunicazione, piuttosto che un'illuminazione, come parlavamo prima con il giudizio. E questo tipo di presa di consapevolezza, questo tipo di comunicazione, di chiacchierata o di verità, fa in modo che in qualche modo si crei un certo ordine nei vostri pensieri. Si arriva a quello che è un 10 di coppe, che è un appagamento a livello emotivo. Parla della chiusura di un ciclo, come vi accennavo prima. Sento che qualcuno potrebbe essere riferito a quello che è un ambiente di tipo familiare, ma comunque parla di quello che è un'unione felice, un compimento, una riuscita, okay, quindi per qualcuno, è come se parlasse della relazione in cui siete adesso. È vero che con i 10 di bastoni si parla di quelli che sono i pesi che ci si sente addosso, le cose che ci si vorrebbe lasciare indietro. Guardate, è uscito giusto appunto l'8 di coppe, che parla di quello che è un'energia, un'esigenza probabilmente di, staccarsi da un qualche tipo di emozione, da un qualche tipo di pensiero, mi verrebbe anche da dire, visto che qui all'inizio della stesa c'è l'asso di spade. Poi abbiamo un 7 di pentacoli, un 2 di coppe e un asso di bastoni. Vi faccio presente che la stesa inizia con un asso e finisce con un asso. Quindi se prima questa parte era, per creare quello che è una chiarezza mentale, una chiarezza di direzione, sento anche, no, giustamente avete la giustizia qui e la giustizia è, soppesa, sulla bilancia, quello che è giusto e quello che è sbagliato, e taglia con la sua spada quello che non serve più, che è un po' l'energia che sento qui con questo 10, di bastoni. Il 7 di, pentacoli denota una fase di fermo, se vogliamo, una fase di attesa. È come se si stesse aspettando un qualche tipo di risvolto dovuto a questo tipo di percorso. C'è un bellissimo 2 di coppe, quindi se non avete nessuno, perché magari vi siete appena allontanati da quello che era una famiglia, da quello che erano,
Ehm, non lo so, mi parlano di un genitore che stava male, quindi magari vi siete presi cura di un genitore che stava male e quindi in questo momento, magari sta meglio e vi siete un attimino allontanati da quella situazione, proprio a livello fisico c'è questa esigenza di allontanarsi, okay, e questo può far sì che voi abbiate la possibilità di incontrare quello o di fare quello che è un nuovo incontro, di incontrare una nuova, persona con la quale instaurare una relazione e la stesa finisce con un asso di bastoni, quindi parla di quello che è un inizio di tipo concreto, un inizio di tipo passionale. Per qualcuno, considerato che qui abbiamo il 2 di coppe, l'asso di bastoni potrebbe rappresentare proprio quello che è un incontro di tipo intimo. Ehm, potrebbe tranquillamente essere che, ci sia qualcuno che stia aspettando un ritorno, perché comunque abbiamo anche la carta del giudizio e parla di quello che è un'energia che ritorna dal passato, okay? Andiamo a vedere nello specifico che cosa vogliono dire queste carte, okay? Andiamo a spiegare un pochettino bene il significato di ogni carta. Allora, spiegatemi l'asso di spade per piacere, grazie. Abbiamo 4 di coppe e gli amanti. Wow! Gli amanti è un arcano maggiore di forte energia, è un 6, quindi è una carta comunque che, ehm, sento che per certi versi il fatto che ci sia questo asso di spade è un po' come se, fosse lì per farvi capire che cosa non funzionasse della coppia, perché o di questa relazione, perché comunque abbiamo un 4 di coppe, il 4 di coppe parla proprio di quello che non si vede e poi abbiamo la carta degli amanti. Quindi per certi versi o qualcuno non vedeva un qualche tipo di non vedeva una sorta di possibilità di sviluppo per quello che riguarda una relazione, okay, oppure è come se, ci si stesse proprio, chiarendo le idee proprio su quello che è una relazione o la relazione che già avete, no, come se qualcuno per certi versi, stesse come vi posso dire, non la stesse vedendo appieno, non oppure meglio detto, si sta rendendo conto di quello che non ha considerato fino a questo momento, okay? Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché abbiamo il 10 di coppe, grazie, abbiamo la forza e la sacerdotessa, wow! Quindi sento che questa carta di forte appagamento emotivo, che è il 10 di coppe, ehm, per certi versi parla di quello che è il vostro lato interiore, il vostro lato mhmm, il vostro lato dell'affettività mi verrebbe da dire. Abbiamo una sacerdotessa, quindi parla anche di quello che è tutto l'intuito, la parte ricettiva e anche con la forza. Ricordiamoci che c'è una donna rappresentata nella carta della forza, quindi sento che per certi versi riguarda un po' quello che potrebbe essere il lato affettivo materno, che non vuol necessariamente dire avere dei figli, okay, però quel lato materno un po' di amore, sento molto presente quello in questo momento ed è un qualche cosa, un tipo di energia che state rivolgendo verso voi stessi. Avete anche gli amanti qui e gli amanti possono parlare anche di quello che è l'amor proprio, quindi sì, potrebbe essere una questione di autorivalutazione sentirei. Se per caso magari in questo momento non aveste una coppia, è proprio questo, lo sviluppo di questa parte della lettura, no, l'amore verso di voi. Allora, il 10 di bastoni è spiegato dall'imperatrice e dal 5 di spade. Allora, la prima cosa che mi è venuta, ehm, è stato vedendo questo 10 di spade con scusate, di bastoni con l'imperatrice, che ci sia qualcuno che si sia un po' rassegnato a quello che è il diventare mamma. Per altri si è ancora in questa fase di conflitto. Visto che qui avevamo la carta del 10 di coppe, potrebbe essere che qualcuno debba fare un qualche tipo di decisione, inerente proprio a quello che è una famiglia con dei figli. È come se le carte dicessero: "Trova la forza di fare tutto questo passaggio, di lasciarti indietro le", perché qui comunque abbiamo la carta della forza e la sacerdotessa è la carta che dice di seguire l'intuito, okay, e l'imperatrice è una carta che mi parla di espansione, di un'altra donna, comunque 3 donne in fila, di espansione, di potere terrenale proprio, cioè di potere terreno a livello di creazione.
Andiamo a vedere perché abbiamo l'8 di coppe. Allora, l'8 di coppe, wow, abbiamo un 3 di spade e un 6 di coppe al contrario. Quindi sì, sento che qualcuno qui si deve allontanare da quello che è una sorta di sofferenza e, se vogliamo anche un po' di sì, di illusione, perché comunque abbiamo il 6 di coppe, che fa riferimento a quello che è l'affetto fraterno, l'amore platonico, ehm, quello che è l'amore genuino, se vogliamo, quello puro. E sento che c'è stata una sorta di tradimento, di dolore inerente a questo tipo di discorso. Quindi o è qualcuno, visto che c'è anche comunque il giudizio, è qualcuno del passato che, mhmm, diciamo il dolore è ancora legato a qualcuno del passato e voi non riuscite a staccarvi da questo tipo di dolore, da questo tipo di tradimento, okay? Ehm, oppure Oppure sento che per qualcuno potrebbe essere che c'è una ferita a livello molto più profondo ed è a livello del bambino interiore. Quindi qui sento che magari non è solo stato un piccolo screzio, ma per un gruppo può essere che ci sia stato veramente qualche cosa che abbia ferito nel profondo ed è per quello che c'è questa sorta di nuova chiarezza mentale, no, è come se fino a questo momento non si fossero viste delle cose, adesso improvvisamente si accendesse questa lampadina che porta a quello che è una chiarezza. Gli amanti vi ricordo che sono anche una carta che parla di scelta, una scelta del cuore, quindi, è proprio la separazione tra il prima e il dopo, tra il vecchio e il nuovo, e qui avete un asso, 2 10 e finiamo con un asso. E qui avete una carta che è un 20, quindi tanti riferimenti alle chiusure e ai nuovi inizi. Quindi sì, potrebbe davvero essere il momento di fare questo stacco, questo ripeto, potrebbe essere la necessità di staccarsi da quello che è il dolore di una discussione all'interno di questa relazione o della relazione stessa. Una discussione, una situazione, insomma quello che è. Oppure per qualcuno fa proprio riferimento al fatto che bisogna, lasciarsi indietro questo tipo di relazione, questo tipo di unione. Andiamo a vedere perché c'è il 7 di pentacoli, per piacere, grazie, per i nostri amici del cancro. Wow, la stella è una bellissima carta e l'8 di pentacoli, quindi andiamo avanti nella lettura, diciamo con un po' più di fiato se vogliamo. Il 7 di pentacoli, come vi dicevo prima, parla di un periodo un attimino di fermo, ma perché in realtà sono già, fatte dei lavori, si è già un pochettino aggiustato il tiro, io trovo nel passato, uhm, si è già fatto quello che è un lavoro. In effetti qui abbiamo anche un 8 di pentacoli, che è proprio la carta che mi parla del lavoro minuzioso, del lavoro, fatto, con costanza, okay, e quindi adesso si è in questa fase, cioè avete seminato bene. Io sento che per molti, si è proprio trattato di fare di un lavoro, come vi posso dire, di intenzione, più che un lavoro proprio da un punto di vista fisico, okay, è come se ci fosse stata una pulizia di intenti per arrivare a quello che volete voi. Lo sento molto come un percorso di tipo personale, anche l'8 di coppia in effetti è l'arcano minore che io associo all'eremita, e parla anche questo di un qualche tipo di ricerca personale, di ricerca spirituale. Magari è proprio quello che vi serve, per qualcuno potrebbe anche essere un viaggio di un fine settimana, perché no, però allontanarvi, entrare dentro voi stessi, stare con voi stessi, insomma, per riuscire ad elaborare anche un po' questo tipo di sofferenza che c'è qui con il 3 di spade, insomma. Ripeto, abbiamo la stella parla di quello che è una guarigione, e ricordo che anche qui c'erano comunque, questo riferimento alla giustizia divina, piuttosto che a un qualche tipo di angelo protettore, e anche la stella parla di quello che è la stella di tipo divino, no, ognuno ha la propria stella. E quindi per qualche verso, siete comunque guidati in questo tipo di percorso, è come se ci fosse un percorso destinato per voi, dovete passare di qui. Andiamo a vedere il 2 di coppe, per piacere, grazie. Allora, il 2 di coppe spiegato, wow, da un 9 di coppe, da un 4 di spade e dal papa. Sì, se sento che per molti questo 2 di coppe rappresenta un'unione, un matrimonio, un'ufficializzazione, una convivenza. Abbiamo un papa.
Il Papa parla proprio di quello che è il riconoscimento da un punto di vista della società. Quindi per certi versi qualcuno io sento che ha questo, diciamo, obiettivo, questo punto d'arrivo. O meglio, come vi posso dire, potrebbe arrivare. Diciamo che la vostra intenzione nel manifestare questa cosa potrebbe realizzarsi. Ripeto, il Papa, normalmente essendo comunque una figura di chiesa, rappresenta proprio quello che è il matrimonio in chiesa, quindi il contratto, okay, ma nulla vieta che sia qualche cosa di meno ufficiale come una convivenza. Abbiamo anche un 9 di coppe e un 4 di spade. Quello che sento io è che c'è qualcuno qui che sta un po', ripeto, è un'energia un po' ferma quella del 7 di pentacoli, e lo rivedo in quello che è il 9 di coppe e il 4 di spade. C'è qualcuno che è sta un po' fermo in quello che potrebbe essere la propria zona di comfort, o comunque diciamo che vuole creare quello che è la propria zona di comfort, con quest'unione, in questa relazione. Come vi posso dire, il 9 di coppe è una carta di forte appagamento, quindi attraverso quello che è questo tipo di attesa, potrebbe essere che questa relazione davvero migliori, perché comunque il 4 di spade è una carta di ritiro spirituale, di nuovo anche un po' come quella dell'8 di coppe, e serve proprio a fare chiarezza, serve proprio a ricaricare le pile. E qui abbiamo il 9 di coppe che parla di abbondanza, parla di quello che è un appagamento, okay, e con il Papa sento che c'è qualcuno che in tutto questo benessere, perché comunque io lo vedo come un benessere, perché qua ci si sta ricaricando le batterie, ci si sta rinforzando, mi verrebbe da dire, qua ci si sta sollazzando, okay, si sta godendo di quello che si ha, c'è un forte appagamento, anche da un punto di vista magari della società in cui si vive, dell'intorno che si ha, e potrebbe proprio far riferimento al fatto che viviate con qualcuno, si vada a vivere con qualcuno. Andiamo a vedere l'asso, wow, asso di bastoni è spiegato da un asso di bastoni e da un cavaliere di denari, quindi nel caso non aveste nessuno, okay, avete fatto bene a fare questo lavoro di pulizia, perché alla fine della stesa abbiamo questo fantastico cavaliere di pentacoli, quindi potrebbe essere che qualcuno entri nella vostra vita. Magari è una persona, non proprio espansiva, potrebbe essere qualcuno che, come dire, va in punta entra in punta di piedi nella vostra vita, ma avendo 2 assi di bastoni qui, sento che uno dei primi approcci che potreste, sicuramente è quello fisico, nel senso che magari non è una relazione che parte subito pum col cuore, parte forse un po' più, diciamo, a livello passionale, ma quei piccoli passi che si fanno sono passi concreti, perché io ricordo che il cavaliere di denari, fa sempre piccoli passi, ma son passi concreti, okay, quindi è una di quelle energie che quando arriva, arriva per restare. Non è una di quelle persone che dice: "Ah sì, sì, sì" e poi no. No, piuttosto dice: "Non so." Però quando dice sì è perché realmente è sì. Quindi state tranquilli, state tranquille, nel senso, magari sì, adesso siete ancora in questa fase di chiarezza mentale, state ancora cercando di capire che cos'è questo legame per voi, quanto vi faccia crescere, o che cosa vuol dire questo, diciamo, legame familiare che avete, e state cercando di valutare quello che è giusto o no lasciarsi indietro, ma c'è comunque questo tipo di lavoro a livello personale, a livello spirituale, a livello interiore, diciamo così, da fare. Ma la lettura finisce molto bene, quindi se siete single fatelo in fretta questo lavoro, perché arriverà poi qualcuno, chiaramente se è quello che volete, se volete trovare un'altra persona. E se siete in coppia, ecco, io credo che, passato un attimo quello che è questo momento di, sento, rivalutazione personale, una volta che si sono comprese delle cose, si riescono anche a lasciare indietro questi tipi di energie. Ripeto che per un gruppo piccolo potrebbe parlare di quello che è un ritorno, okay, perché comunque 2 volte sia cioè ho 2 volte l'energia di quello che mi richiama al passato, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento a quello. Okay, andiamo a vedere con Osho il conscio e l'inconscio. Andiamo a vedere. 2 carte per piacere, grazie. Io intanto vi ricordo che se volete sostenere il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere.
Bene, allora abbiamo la carta della fioritura e la carta della morale. Wow, 2 sono 2 regine innanzitutto, però quello che sento è che da un lato, quindi diciamo che il lato, che vedete, quello conscio, volete fiorire, siete in questa fase di fioritura, siete in questa fase di, gestione io direi di quello che è la propria la vostra vita, di quello che sono anche solo le responsabilità giornaliere, le cose da fare. Siete in una fase dove, magari, iniziate a gestire quello che è il vostro, diciamo, patrimonio, a gestire altri componenti magari, della famiglia o iniziate a capire come gestire l'altra persona e come gestire non intendo come manipolare fate attenzione. Come gestire, cioè nel senso, ehm, come riuscire ad andare incontro, ecco forse sono parole migliori. Come riuscire ad andare incontro all'altra persona, okay, o magari a voi stessi, perché se non avete nessuno, questa fioritura può essere proprio parla di quello che è una presa di potere personale, una presa di sì, è come se diventasse dicevo qua, sento una rinnovata autostima per molti. Quello che però non si vede è questa morale, quindi io sento che c'è qualcuno qui che non si rende conto di un qualche tipo di rigidità che ha. Magari nel valutare la relazione, magari nel valutare se stessi, magari nel vi ricordo che qui con gli amanti si fa quello che è un lavoro d'amor proprio, c'è quello che è una sorta di illuminazione, di rivelazione personale con l'asso di spade. Quindi, quello che diciamo potreste migliorare o su cui potreste focalizzarvi per fare questo lavoro di ricerca interiore di cui ci parla l'otto di coppe, è proprio fare un lavoro su questa morale, buttare giù quello che a voi non serve fondamentalmente, i pesi che vi portate dietro e che in realtà non sono vostri, cioè le aspettative degli altri. Se gli altri si aspettano che voi, non lo so, prepariate da mangiare tutte le sere, cioè questa è un'aspettativa dell'altra persona e non siate così rigidi verso voi stessi da dire da forzarvi in questo senso, o perché la nostra cultura dice che è la donna che, si deve occupare della casa, che è sempre la donna che lo deve fare. Di fatto ci sono molti uomini a cui piace cucinare, quindi magari date anche una possibilità all'altra. Giocate un pochettino su questi ruoli, ma sento che in qualche modo già lo state facendo, perché la carta della fioritura fa riferimento a questo. Forse, il discorso della morale è più un come vi posso dire, ricalibrare l'assetto mentale, perché a livello pratico già si sta facendo questo cambio, sento. Bene, amici del cancro, andiamo a vedere che messaggio hanno gli angeli del cuore per voi per chiudere la lettura. Andiamo a vedere ancora una carta, per piacere, grazie, per i nostri amici del cancro. Vediamo che cosa vi danno. Okay. Abbiamo conoscersi. Wow. Se svelate l'uno all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Ecco, infatti, quindi si tratta di, aprirsi, si tratta di comunicare, si tratta prima di tutto bisogna capire che cosa si vuole, poi dopo si può andare verso quello che è la comunicazione, verso quello che è il lavoro sui desideri, okay, sui sogni, su quello che sono i propri obiettivi. Bene cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi possa essere stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.